Ciao cari amici, oggi vi parlo del titolo al capitolo 9, i robot. I robot sono ritenuti oggi autolocati e di prestigio. Il mio non è come immaginate, ma diverso. Troverete nel libro le spiegazioni e i dettagli. Per chi ha in mano il testo Utopia, tutto ciò sta per accadere, sono alla pagina 447. Il titolo è Il robot che guida l'auto. Ho idealizzato qualcosa di alternativo, sebbene tutto ciò che è pensabile già è stato pensato. In questi ultimi anni, nelle riviste specializzate, è facile imbattersi con i robot. Per quanto affascinanti, una minaccia seria per un futuro prossimo per quanto riguarda il lavoro, ovvero la sostituzione in tutto e per tutto dell'uomo, una preoccupazione mondiale. Gli sviluppi continuano senza barriere, senza un'etica e i progressi stanno arrivando molto in alto con l'uomo che guarderà dal basso verso l'alto con una situazione di sottomissione ad una macchina. È vero che i robot necessitano di manodopera, di meccanici specializzati, ingegneri della tecnologia e che daranno lavoro ma solo a certe categorie di persone specializzate, ma sarà comunque una sostituzione di personale umano. Spiego meglio. Prendiamo ad esempio un funzionario del casello autostradale. Se perde il lavoro per colpa del robot, non potrà fare il tecnico di quello stesso robot, perché gli mancherà la conoscenza. Vale anche per un commesso del supermercato, per un tassista e per moltissimi altri lavori. Il robot sostituisce il tassista, ma il tassista non lavorerà come meccanico del robot. Cosa faranno queste persone a cui mancheranno solo pochi anni per la pensione? Nel libro ho dato una soluzione. Ho scritto pensando ai destinatari dalla nascita alla morte. Consiglio la lettura partendo già dalle scuole medie, arrivando agli universitari, ai progettisti, ingegneri e nelle diverse specialità, senza tralasciare la persona che non ha potuto o voluto specializzarsi. Un libro indirizzato anche ai politici di ogni provenienza e nazione e per chi desidera creare una nuova economia. Ritorno al titolo, il robot che guida l'auto. Leggiamo di macchine che vanno da sole senza bisogno di un autista. Sono macchine complesse, escono dalla fabbrica impostate e al cliente non resta molta possibilità di scelta. Semplicemente noiosa e congegno complicato. La probabilità di avere successo dal punto di vista economico, secondo me, è bassa perché selettiva. In questo capitolo racconto una storia dove i passeggeri si affezionano al robot. Il robot del capitolo guida qualsiasi mezzo non robotico. Può scendere dalla mia e guidarne un'altra, magari la tua. Resta una grande libertà di scelta agli acquirenti. Leggendo questo capitolo capirete il robot che guida l'auto. Gli occupanti del mezzo per fare un lunghissimo viaggio erano diffidenti e piano piano hanno preso confidenza e fiducia nel robot, perché ha dimostrato in diverse occasioni e situazioni di risolvere i problemi.
e superare gli ostacoli in sicurezza. Quasi tutto è possibile. Nel mondo sono molti tentativi. Per ora i robot sono ingombranti e difficili da gestire. Invece il mio che guida è quasi una persona umana, ma sa solo guidare l'auto, parlare e camminare. Forse guida il veicolo meglio dell'uomo. Conoscenza non innata nell'essere umano. Ringrazio per le dimostrazioni di affetto di tanti lettori, dei vostri racconti veramente interessanti. È una grande gioia ascoltarvi e leggere i messaggi che arrivano per email. Vi auguro ogni bene. Per oggi finisco qui e vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube. È semplice, gratuito e di aiuto allo scrittore. Grazie e al prossimo mercoledì. Ciao!